Ciao e ben trovato, io mi chiamo Flavian e benvenuto in questo spazio dove parliamo di astrologia come strumento di guida nella nostra vita. In questo video vi parlerò degli eventi astrologici del mese di maggio 2023 per l'ascendente Vergine, ma come dico sempre, se volete avere un'idea più olistica nell'insieme di tutto quello che le stelle vi riservano, vi consiglio di ascoltare il segno zodiacale del vostro ascendente, del vostro sole e della luna, ma ricordate sempre che l'ascendente resta sempre quello più importante. Per il segno della Vergine, ascendente, sole e luna in Vergine, il mese di maggio è un mese ricco di eventi. Okay? C'è Mercurio che torna diretto, c'è un'eclissi lunare nel segno dello Scorpione e Giove che dopo 12 anni entra nel segno del Toro, Marte anche lui cambia segno, Venere e il Sole cambiano segno, per cui è un mese molto vivace, ok, da questo punto di vista. Ma vediamo un po' più nel dettaglio che cosa vi riservano le stelle. Il mese inizia con Mercurio, il vostro pianeta che vi governa, che è ancora retrogrado nel segno del Toro, nella vostra nona casa, ok? Che vi spinge a ripensare al vostro percorso educativo, magari legato all'università. Qualcuno potrebbe riprendere invece un percorso formativo che ha lasciato, universitario o non, a cambiare un insegnante, un mentore o ad avere delle conversazioni importanti con una figura di spicco. Magari ci sono dei ritardi con degli esami, oppure con documenti che riguarda un viaggio all'estero. Ok, questo è molto probabile, tutto che ha a che fare con viaggiare all'estero, spostamenti all'estero. Magari avete bisogno di un visto, ecco. In ogni caso, Mercurio qui cerca di darvi una prospettiva diversa sulla vita, ok? A rivedere la vostra visione e filosofia di vita, specialmente per il futuro. Ancora di più perché Mercurio governa non solo la vostra prima casa, ma quindi voi stessi, ma anche la vostra decima casa e che prendere in considerazione quindi anche la professione o comunque la vostra missione nella vita. Che cosa voglio fare della mia carriera, della mia professione? Questa è una domanda importante da porsi perché qui Mercurio prepara il terreno per quando Giove entrerà sempre nella vostra nona casa qualche giorno dopo. Per cui è importante agire questo mese. Se invece ci sono dei blocchi con o dei ritardi con documenti, magari qualche problemino con la legge può sorgere che richiede la vostra attenzione, una revisione, uno sforzo mentale in più, ma a partire dal 15 maggio, quando Mercurio riprende il suo moto diretto, piano piano le cose iniziano a tornare alla normalità, ad andare nella giusta direzione e le idee iniziano ad essere più chiare e vi dà il via libera per agire. Voi stessi anche sarete molto più lucidi. Però Mercurio ci vorrà un po' di pazienza perché Mercurio sarà ancora invisibile, nell'ombra ancora per circa 2 settimane e che richiederà un po' più di pazienza, ma le cose alla fine si risolveranno. Ok? Il 5 maggio invece abbiamo un'eclissi lunare nel segno dello Scorpione, nella vostra terza casa. E questo aspetto crea un'energia positiva per voi, nonostante sia un'eclissi.
Molti potranno ricevere delle informazioni importanti attraverso qualcuno, attraverso un libro, oppure un corso, un video, una rivista, un blog, un articolo del blog che vi aiuta a cambiare qualcosa nella vostra vita. Magari deciderete di fare pulizia tra i vostri conoscenti, amici o clienti, o magari comincerete a fare un po' di pulizia tra gli amici su Facebook o bloccare qualcuno, ok? Specialmente se l'altra persona è un po' tossica, diciamo, visto che è un'eclissi nel segno dello Scorpione. Nel caso peggiore ci può essere una situazione di crisi con queste eclissi che riguarda comunicazioni o discussioni importanti con un fratello, una sorella o un parente in generale, o un evento può succedere nella loro vita, per cui magari è bene anche assicurarsi che stanno bene. Pure se lavori in un gruppo, potreste finire o completare un progetto e vedere i risultati del vostro lavoro. Magari si tratta di una campagna di comunicazione, di un sito web, qualcosa legato al marketing. La terza casa governa anche i test e gli esami o di tutti quei corsi di breve durata, per cui qualcuno potrà anche completare un percorso formativo, oppure decidere anche di abbandonare un corso, perché no? Perché l'eclissi è insieme al nodo sud della Luna ed è opposto a Urano, quindi c'è bisogno di abbandonare qualcosa all'improvviso. Un esempio può essere una forma di educazione. Queste eclissi si verificano nella vostra terza casa, per cui è bene intorno al 5 di maggio, giorno più, giorno meno, di fare un po' attenzione nel caso doveste fare dei viaggi o durante i vostri spostamenti, magari tutti quei spostamenti quotidiani, magari dovete prendere i vostri figli a scuola e qualche problemino può sorgere. Ma ecco, tutto può variare in base al proprio tema natale, specialmente se avete pianeti sull'asse Toro-Scorpione o nei segni fissi intorno al 15° grado. A questo bisognerebbe vedere il tema natale di ognuno. Ma in ogni caso, questo è un evento karmico con il nodo sud della Luna lì e tutto quello che può succedere è per metterti su una nuova strada, perché il passato non ha più ragione di esistere nella tua vita. Tieni anche presente che si possono sentire gli effetti dell'eclissi anche un mese prima, quindi già dal mese di aprile, e che può durare fino a 18 mesi per completare il proprio ciclo. Ecco. Un altro grande evento, come dicevo prima, è che dal 16 maggio Giove entra nel segno del Toro dopo ben 12 anni nella vostra nona casa. Per cui per i prossimi 12 mesi i vergini avranno delle nuove opportunità di viaggiare, per esempio, all'estero, o di incontrare persone di una cultura diversa, di imparare qualcosa di nuovo, magari una nuova lingua, o iniziare un nuovo percorso di studi all'estero, oppure, perché no, insegnare qualcosa e trasmettere il vostro sapere. C'è anche molto ottimismo qui. Giove ti permette di vedere le cose in chiaro e di avere la giusta prospettiva di vita, a capire quale direzione prendere per la tua vita, ok? Letteralmente, anche in momento di volare, per esempio,
quando Giove ha attraversato la mia nona casa, nel segno dell'Acquario, ah, è stato il periodo in cui ho deciso di iniziare a studiare l'astrologia, per cui è stato, è una cosa molto positiva. Giove governa anche la vostra quarta e settima casa, quindi magari delle opportunità si presenteranno per chi vorrà cambiare casa o quindi emigrare all'estero, magari richiedere un visto o un permesso di soggiorno oppure anche la cittadinanza. Governando la vostra settima casa, dei contratti e delle partnership o del matrimonio, per qualche fortunato o fortunata potrebbe anche significare il momento, un periodo ideale per sposarsi, ok? Se è ciò che volete, anche se Saturno nella vostra settima casa vi rende un po' più rigidi e vi spinge a essere un po' più responsabili, ok? Nella vostra settima casa. Per coloro che sono un po' avanti con l'età, qualcuno potrebbe anche diventare nonno o nonna durante i prossimi mesi, perché la nona casa è la quinta casa dalla quinta, un po' più complicato, ma che rappresenta i figli dei tuoi figli, anche perché Giove è il pianeta significativo dei figli, ok? Per chi invece ha avuto delle dispute nel passato, potrebbe anche avviare una causa con qualcuno, ok? Questa è anche una casa che rappresenta la legge, quindi magari se ci sono state delle dispute, qui si può prendere in considerazione una separazione o il divorzio da un partner, perché Giove governa la vostra settima casa, oppure qualcuno può iniziare un procedimento giudiziario per una proprietà, perché no? Non deve essere per forza negativo. Alla fine Giove è un pianeta benefico e che crea un aspetto armonico con il vostro ascendente, per cui sarete protetti per un anno intero. E la luna nuova che abbiamo il 19 maggio è il momento ideale per seminare le prime intenzioni per tutto quello che ho appena detto su Giove in Toro, e manifestare nuove opportunità nella vostra vita, perché un nuovo capitolo può iniziare, ok? Per tutto quello che ho appena detto. Il 20 maggio Marte entrerà nella vostra 12ª casa, dove vi resterà per 7 settimane circa, e vi spinge a ritirarvi un po', a riflettere, a meditare. Magari qualcuno inizierà a fare yoga o qualsiasi pratica spirituale, o magari con Marte nell'11ª casa hai speso troppe energie, o magari hai speso troppo tempo con gli altri, con gli amici, e magari è stato estenuante. E adesso preferisci stare un po' da solo e lavorare un po' dietro le quinte. In ogni caso è un ottimo periodo per recuperare energia, ok? Questo è tutto per gli amici della Vergine, spero vi sia piaciuto il video e che vi sia stato utile specialmente. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like e attivate la campanella, anche perché ogni mese pubblico nuovi video dove analizzo le energie del periodo, e soprattutto scrivete qua sotto se avete delle domande in particolare oppure dei feedback.
Ne sarò molto contento di leggerli anche per migliorare i miei contenuti, ok? Questo è tutto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.